Ciao Monica, iniziamo la sessione di Vale. Ciao, ciao a tutti. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Mi si presenta un frate benedettino che indossa una tunica marrone, la corta in vita e ha la classica pettinatura, la chierica, quindi la testa rasata al centro. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi fa un sorriso timido. Vita precedente? Sì, Come si chiamava Vale? Qui. Jeanne. Francia? Sì. Belgio? Penso Francia perché mi dice Chartreuse, che è cattedrale, penso, o no? Sì. Sì, sì. Perché ci mostra questa vita? Ci sono molte attinenze tra questa vita e la vita attuale. Perché? Quali? Dunque, aspetta, perché mi sta dicendo adesso non vorrei dire imprecisioni, delle regole benedettine. Mm. Quindi mi sta dicendo, aspetta, perché mi sta dicendo una serie di cose che sono relative alla disciplina, alla sottomissione, al contenimento, e mi fa vedere che deve contenere la risata, deve contenere la parola, quindi non parlare troppo, non ridere troppo e obbedire, diciamo così, a degli ordini della gerarchia, no? Ci sono degli ecclesiasti superiori a lui. Vabbè. Chiudiamola qui perché sennò mi innervosisco subito. Ok. Questa vita la può anche buttare subito, Vale, perché non gli serve assolutamente niente. Se lo vuole fare, lo può fare anche adesso. Mi dice che ci sono degli elementi utili da guardare. Ok. Vibrazione di Vale. 6 miliardi. Consapevolezza. 89%. PSPE. PS 41%. Vite 59. precedenti. 2146. Cervello. 7%. Ok. Interferenze eteriche. Allora c'è un'aquila, un falconiforme, Mhm. una mantide e una pantera, vedo ai suoi piedi, con gli occhi molto gialli, gialli fluorescenti. Mhm. Basta. No, ci sono degli EDL, ma vedo anche, adesso non so esattamente in che paese abiti, è come se ci fosse una sorta di EDL angelico, come se ci fosse forse un santo importante in quella zona che in qualche modo può avere un'influenza culturale, ecco, sulla Su. famiglia, sul quartiere. Mhm. Il patrono. Eh, Si può dire Vale il patrono? Scrivimelo in Skype così lo leggo. E vediamo le mentali. Martino. San Martino Campanaro.
Quanti sono gli EDL, scusami? Allora, questo è proprio a parte, no? Mhm. Elohim, diciamo. Sì, suoi personali ne vedo 4. Cioè a parte fino a un certo punto, intendo che è della collettività intera e indirettamente anche suo. E poi proprio suoi strettamente personali, in collaborazione con le entità mentali, 4, quindi totale 5, insomma. Ok. Mentali. Allora, me la dici in latino la prima. La prima che è di livello 2 mi dice audere, osare, no? In latino. Mhm. Quindi mi dice che c'è questa incapacità in un certo senso di osare a causa di timidezza, di insicurezza, di scarsa convinzione di sé, di osare in vari ambiti. Ecco, così mi dice. Ok, poi? Perché non la sto capendo. Allora, mi dice un livello 4, violazione, viene fuori violazione. Eh, Perché? allora, aspetta che cerco di capire un po' meglio, in che senso violazione? Chiamala questa entità mentale. Mm. Me la collega all'amantide questa entità mentale. E infatti ha questo atteggiamento appunto un po' ammaliatore, persuasivo, e quindi anche che mette un po', no, di confusione. Allora, mi dice violazione di, allora lui, allora, da un lato non so in che senso, forse abbiamo eh, una specie di violazione di alcune, allora lui forse vorrebbe compiere una violazione di quelle che sono le norme condivise per certi aspetti, Mm. però dall'altra parte è come se lui subisse la stessa violazione. Non so, mi viene questa duplicità di violazione. Altre entità mentali? No, vedo queste due. Ok. Con impianto. Allora, ne vedo uno mentale che va da orecchio a orecchio e gli passa al centro della testa, attraverso quindi la testa. Mm. E poi ne vedo uno, ovviamente, allora, mentale questo. E come eterico vedo uno praticamente sotto le clavicole, ok? Poi mi fa vedere genitali, molto Mhm. diffuso l'impianto dei genitali. Mhm. A che serve? Me lo presenta tipo proprio cintura di Castitano. E, allora, come se fosse allora, un'inibizione della sessualità nella propria vita reale, concreta, ok? E quella sessualità invece viene vissuta, diciamo così, a livello eterico nelle abduction. Mm. Mm. Poi? Mano destra, ginocchia, tutte e due, vedo. Mhm. A che servono quelle delle ginocchia? Mi dice, dunque, la sua PS mi dice per avere meno forza ehm, nel camminare, per avere meno forza nel compiere dei passi decisi di autonomia e di scelta. No, perché il movimento effettivamente parte molto, no, dalle ginocchia. Mm.
blocco proprio. E poi comunque mi dà tanti collegamenti con questa vita che mi ha presentato di questo frate benedettino, rispetto anche appunto al fatto di passare gran parte della giornata in ginocchio. Sui ceci. Sui ceci? Qua no, non lo vedo sui ceci, lo vedo sulle assi di legno della sua stanza. Ok, ci sono delle abduction, visto che lui parla di missing time, parla di ricordi di abduction. Sì, diverse. Allora, lui ne ha sia durante la notte, e diciamo così che gli incubi di cui lui è vittima sono proprio legate a queste abduction notturne. E, e effettivamente vedo che nell'ultimo anno, ma anche ultimo anno e mezzo, si sono intensificate anche a causa del fatto che lui ha esplorato probabilmente una serie di contenuti, è andato a fare delle ricerche, cose del genere, che in qualche modo hanno aperto dei canali, l'hanno reso un po' più sensibile, diciamo così, a questa possibilità. Perché un po' questa sua, ecco in questo senso la violazione, no? Ha voluto in un certo senso violare un certo tipo di confine. E nel caso appunto dell'entità allora in sé per sé questa violazione può essere anche positiva, però le entità mentali gliela fanno, diciamo così, pagare, ok? Questa violazione che lui esercita, e gliela fanno di conseguenza subire. Non so se mi sono spiegata in questa dinamica. Molto chiaramente. Ok. C'è un progetto che ha un nome con Vale? Aiuto, perché mi è venuto bondage? Bondage mi è venuto. Perché? Allora, mi fa vedere legato in più punti. Mi fa vedere appunto legato al collo, proprio tipo come se fosse una sorta di strangolamento. Potrebbe aver avuto anche dei sogni di questo tipo, no? Dove si sente un po' soffocare. Poi mi fa vedere legato alle ginocchia e anche alle caviglie, legato alle mani. Allora, e mi dice appunto legato nella sua vita quotidiana, ma anche legato in riferimento proprio alle abduction, ok? Quindi lo vedo chiaramente in questi momenti in cui lui è paralizzato. Ma come abbiamo detto, lui ha anche questi missing time, per cui è come se subisse delle abduction flash che durano anche magari pochi secondi, pochi minuti, specie quando è da solo. Sì, ma perché bondage? Per una componente sadomasochistica. Sua o di un qualche clone? O... Allora, dunque, no, di un qualche clone, no. Cioè, allora, clone io non lo vedo per lui. O perlomeno sì, ce n'è uno ma completamente disattivo, quindi non lo so, non mi viene da considerarlo. E io credo che allora sia legata appunto alla sua vita precedente, questi sacrifici che forse c'entrava anche la corda, sia come diciamo così percussione, sai, del corpo, sia anche vedo proprio che veniva utilizzata come una sorta di forma di punizione o per le tentazioni, sai, tipo li legavano per evitare delle tentazioni, cose del genere. Sì. I peggiori porconi del mondo sono i frati, quindi ci sta assolutamente. L'inibizione del desiderio provoca
Sì. l'applicazione delle peggio fantasie, soprattutto nella sfera sessuale. Vabbè, io di parlare di frati oggi non ho proprio voglia, quindi va bene la sua vita precedente, e ok il nome del progetto. Va bene, vediamo un po' di cause esoteriche. Partiamo da questo piano alimentare e comprendente anche integratori di un tizio che non possiamo nominare, che gli sta dando dei benefici. Lui vuole sapere se questo programma è interferito, è pulito oppure no. A me viene che ci sono forse delle restrizioni eccessive. Allora, ci sono dei benefici, perché oggettivamente è, mhmm, tra virgolette, "depuratore", detossinante questo tipo di programma e comunque tutto sommato abbastanza bilanciato, anche grazie agli integratori. Forse se non ci fossero gli integratori non lo vedo così equilibrato, però sommando tutte le cose risulta bilanciato. Però diciamo che è come se il fil rouge, no? Di questo programma fosse di nuovo un po' un discorso di restrizione, di limitazione, di compressione. Mm. Mm? Che va proprio a riagganciarsi alla sua entità mentale di livello 4, ok? Che è di violazione nel senso proprio di... È la regola. sì, ecco, e quindi lui ha proprio questa sorta di attrazione e conflitto con la regola, perché un po' è attratto dalla regola, ma poi si sente anche schiacciato, limitato dalla regola. Il dottore che la promuove è interferito. Mi dice non costantemente, però vedo una grossa mantide su questo medico. Causa esoterica di acufene. Sicuramente l'impianto mentale, questo l'ho visto fin dall'inizio, va proprio da orecchio a orecchio questo filo elettrico, diciamo. Parassiti intestinali, ropeworm, già debellati. Allora, mh, io vedo come se eh, si fosse creata a livello intestinale una sorta di sommatoria di stati d'animo. Lui deve aver fatto qualche pratica, e probabilmente il Tai Chi che lui pratica, che lo ha aiutato sia a materializzare questa emozione, facendogli venire questi parassiti, sia nella fase successiva a liberarsi di questi parassiti. Perché vedo uno stato emozionale anche lì molto compresso e che aveva bisogno proprio di materializzarsi per poi fuoriuscire. Mm. Incapacità ad andare in ipnosi. È questa sua tendenza all'autoinibizione. Io lo percepisco come un soggetto invece predisposto a questo, ma queste sue, diciamo così, autolimitazione, questo darsi delle regole, un po' dei binari, lo fa proprio stare, diciamo così, in una limitazione, no? Lui in realtà è molto di più fuori da queste regole che si autoimpone. Mhm. Lui ha intuito, capacità pranoterapeutiche e preveggenza. Allora, più che preveggenza io vedo chiaroveggenza. Vedo che riesce a vedere delle cose che stanno succedendo in quel momento fuori da sé, diciamo lontano da sé, magari in un altro luogo. Mhm. Questa la vedo di più.
e l'episodio che ci ha citato prima, il fatto di magari pensare a una canzone, poi quella canzone viene emessa, che ne so, no, da un emittente radio ore dopo, così, la vedo più non tanto legata a una preveggenza, la vedo più legata alla PS, che magari ha bisogno di dargli dei messaggi attraverso quella canzone, che sia o attraverso quelle parole di testo o proprio anche attraverso quella melodia, perché per lui è importante il suono, ma penso che lui lo sappia che è importante il suono. E allora cosa fa? Prima gliela fa venire in mente così, come motivetto quasi da canticchiare, e poi gliela presenta più concretamente in TV o in radio. Quindi funzionano così le sue capacità medianiche, diciamo. No, io vedo la chiaraveggenza ce l'ha, e vedo anche appunto questa capacità energetica nelle mani, che potrebbe sperimentare anche di più su altri soggetti, ma questa sua timidezza magari lo fa usare anche poco, e ritorniamo all'entità mentale 2, a udere, poca capacità di osare. Io vedo che potrebbe fare di più ancora. Sottopeso. Mi spiace, ma io lo devo ricollegare a quella vita lì. Perché? In questo momento lui ha, in questa vita qui, vuole risolvere una serie di questioni. Allora, quella vita lì io la vedo ambientata nel XVI secolo. Ed è come se fossero rimaste in sospese delle cose e lui in questa vita qui vuole un po' risolverle. E in quella vita lì, e diciamo così, che il sottopeso era legato oggettivamente a un'alimentazione molto basica e insufficiente. Mm-hmm. Ed è come se questo sottopeso fosse per, non so come dire, riagganciarlo a quella vita lì. Occhi e miopia eccessiva. Beh, per esempio questa cosa qui mi dice che allora, dunque, l'impianto mentale ha un suo ruolo, però mi dice anche che la necessità della PS sarebbe quella di vivere con più libertà e quindi anche libertà nel campo visivo. Mi dice che vorrebbe che lui più spesso uscisse all'aperto e che il suo campo visivo fosse molto più ampio. Sensibilità a Bluetooth e Wi-Fi. È una ragione molto simile, ok? Questa qui, la PS vorrebbe che lui andasse, diciamo così, in una direzione, tra virgolette, meno tecnologica. Quindi gli fa patire molto queste onde elettromagnetiche super moderne, magari un po' meno le via cavo, no? Però l'impulso che vorrebbe dargli la PS è quello di fare un tipo di vita meno legata a questo tipo di tecnologia, perché già lui lo fa come professione, no? Mm-hmm. E vorrebbe che facesse qualche altro tipo di esperienza. Ed è il Quale? modo un po' reattivo, insomma, no? Della PS di far reagire il suo corpo. Quali Quale esperienze? altre esperienze vorrebbe che facesse? Allora, in questo momento io lo sto vedendo proprio che cammina nei boschi, come se questa esigenza fosse proprio di camminare, fare lunghe camminate nei boschi. Mm-hmm. Però nel suo caso meno da solo. E nel senso che lo vedo all'interno di piccoli gruppi, come se la Non da PS solo. preferirebbe.
2, 3 persone, così piccoli gruppi. Mi fa vedere anche una sorta di ferrata, un'arrampicata abbastanza semplice così, però ecco, anche qualcosa di sfidante per lui mi fa vedere. Ok. Perché il mal di testa col Bluetooth? E non un altro sintomo? Allora, quello che mi dice è che è come se si creasse una specie di cassa di risonanza con le entità mentali. Per cui di fatto quello che vuole la PS è che lui si focalizzi sulle sue entità mentali e che le superi, perché poi è lì la chiave, diciamo così, di risoluzione della sua vita, di sblocco. Ok, muco. Allora, qua però io di esoterico non sto vedendo un granché. Non c'è. Allora non No, ce di n'è. esoterico no. Di fisico, eh, non so, sì, mi viene che c'è qualche intolleranza, che lui... Frutta tropicale? però non me la dà sulla frutta, aspetta. Mm. Cioè sì, quello sì, ma non è quello che però causa il muco. Per cui forse lui ha un altro tipo di intolleranza. Allergia è la frutta. Vabbè, uguale. Però non è quello che produce il muco, secondo me. No, ma il muco l'abbiamo già abbandonato. Non Ah, c'è ok, una causa ok. esoterica. Ah, ok, sì. La causa esoterica delle allergie alla frutta esiste? Allora, aspetta che lui invece mi riporta a della frutta secca. Mm. Non mi dice della frutta tropicale. Mhm. Ma la causa Aspetta esoterica qual è? di capire. Allora, perché mi fa vedere la noce che assomiglia al suo cervello. Mm? Quindi è come se fosse in verità uno stimolo, no? Tu superi le entità mentali e superi, diciamo così, questa allergia in automatico. Mhm. Ok? Per quanto riguarda la frutta, io mm, vedo come se ci fosse anche una specie di poca abitudine, come se lui avesse la possibilità di fatto, aspetta, perché adesso piano piano me lo sta dicendo, perché me lo collega a una sorta di trasgressione e anche qui me lo collega alla violazione, come se lui di fatto con piccoli quantitativi graduali, senza Mhm. eccedere, potesse arrivare a un superamento di questa allergia. E Mhm. quindi è come se fosse di fatto sempre un po' legata a questa tendenza a comprimere, a autolimitarsi, ok? Mm. Quindi a Mm. escludere completamente una roba. Basta, io me la vieto, ok? Sono allergico, me la vieto. Quindi mi tolgo qualcosa. Mhm. E quindi mi dà questo. Quindi la Ah. chiave è sempre lì, l'intervento sulle entità mentali per liberarsi da questo recinto. Cordone ombelicale alla nascita al collo. Ecco, vedi, il progetto di bondage già iniziava da lì, ok? Quindi proprio in questa sorta di strozzamento. Prima avevo detto, no, questa sensazione di soffocamento che magari a volte può sentire anche nei sogni. È proprio iniziato da lì, questo progetto a cui lui appartiene,
quindi legarlo. Questa cosa qui, tra l'altro, del rapporto con la madre, no? Perché alla fine il cordone ombelicale, no? Quello che lega il bambino alla madre, vedo che c'è stato praticamente prima della gestazione, poco prima della gestazione, ma anche diciamo durante tutta la sua infanzia, qualche cosa di un po' difficile con la madre, ecco, forse delle regole anche lì un po' severe, un po' contenitive. ehm, e già questo cordone ombelicale, proprio questa sensazione di contenimento, mm? Mm. Di legare, di bloccare. Incubi. Gli incubi io li vedo quasi tutti legati all'abduction. Continuiamo con le cause esoteriche. Numeri doppi. Dunque, è come se fosse, tra virgolette, un piccolo contentino che le dà la PS. La PS la vorrebbe in verità risvegliare a un qualcosa di maggiore, a un qualcosa di più profondo, ma in questo momento, visto che appunto lui è un po' così incanalato nelle sue regole, lei gli dà quel poco che può dare, no? Di cui lui si può accorgere. Allora gli dà questo numero i doppi, però per lei sono l'inizio, hai capito, lo spunto per andare più in là. Mm. Tutto qui? Sì, sì. Morso della coccinella. Il morso della coccinella io l'ho visto già mentre lo diceva, legato all'interferenza della mantide. È come se ci fosse stato, non so come dirti, una sorta di coalizione tra insetti, l'interferenza degli insettoidi. Era come un ribadire, un rimarcare il territorio. Un essere che di solito generalmente porta fortuna e tutti lo vorrebbero avere addosso, ok? Mhm. Ma nel suo caso diventa di nuovo motivo di quella roba che si ribalta, nel senso che nell'entità 4 abbiamo visto appunto come la violazione si ribaltava nel senso di ehm, capisci, infliggerla e subirla. E la stessa cosa qui, la coccinella si ribalta, no? Nel suo significato, non più come portafortuna, ma come qualcuno che ti morde, che ti fa del male. Missing time. Sì, sono delle mini abduction che lui ha. Quelle che dicevamo prima. Sì, Visione allo specchio. Ha una visione allo specchio. ma allora dunque, dunque, adesso non ricordo esattamente che tipo di visione fosse e non so se la visione che mi sta presentando adesso è quello che ci ha accennato, ma io la vedo nella ricerca di se stesso e della fiamma, questa visione che lui ha. Può aver avuto, diciamo così, dei momenti in cui ha sognato di essere allo specchio e di fatto dentro lo specchio vedeva invece qualcosa di negativo, ok? Ma quelle facevano parte delle abduction, di quella specie di confusione mentale ehm, che ti fanno vivere durante l'abduction, ok? E allora possono in qualche modo prendere dei brandelli della tua vita quotidiana e infilarli e distorcerli durante l'abduction, ok? Quindi potrebbe anche riferirsi a quel momento lì, però io vedo chiaramente un momento, tra virgolette, pulito, in cui lui ha guardato se stesso allo specchio per cercare sé e quindi la fiamma. Adesso ci arriviamo alla fiamma. Vediamo i Cinivac cosiddetti sublinguali da allergie da pollini. Sono puliti, hanno interferenze, sono assimilabili ai Cinivac classici o sono
dei medicinali che funzionano con una modalità simile alla medicina omeopatica. No, non hanno a che vedere con i Cinivac classici, anche se il nome che viene utilizzato è quello. No, ma non hanno nulla a che vedere con quello. Sì, sono più che Sono, altro appunto dei mm, farmaci. sono delle sostanze a cui si è allergici, liofilizzate e Esatto. somministrate per mesi a livello sublinguale in modo da abituare l'organismo a riconoscerla e quindi a non sviluppare una reazione allergica. Sì, era un po' quello che dicevamo prima, no? Quando io ho detto lui attraverso piccoli quantitativi, no, della frutta in realtà potrebbe poi mangiare il frutto. È la stessa cosa, solo che ovviamente fatto in una maniera più medica e Mm. magari eh, proprio perché il soggetto non vede direttamente, hai capito, quel prodotto a cui sa di essere allergico, ne risente di meno. Mhm. Però non c'è niente di interferito, io non vedo niente di interferito. Vale si chiede se lavorare e vivere in questa città dove lui abita. Cosa risponde la PS? Lui desidera viaggiare, io vedo. La PS desidera viaggiare. Allora, c'è anche un buon legame in verità, no? Una sorta di amore e odio, no? Con questo suo paese di origine. Mm. Però io vedo anche che c'è desiderio anche di conoscere altro. È già stato lì abbastanza. Ok, esiste la fiamma? Se sì, chiamiamola. Io dico di sì. Dov'è? Non so perché mi ha detto Alberobello. Sei sempre in Puglia, Alberobello? Sì. Ok. È quella persona che si chiama come lui, è nata nello stesso giorno, mese e anno e ha lo stesso cognome? Lui, chiaramente nella versione femminile il nome. A me viene di no. È un'anima gemella o è una distrazione delle entità? Allora, dunque, mi dice che allora, attualmente, al momento presente, è potenzialmente un'anima gemella, nel senso che ehm, hanno un percorso di vita che se si conoscessero potrebbe, mi fa vedere proprio come adesso non so se ci sono nel suo paese i cavatelli, no? Che si arrotolano, Mm. ok? Quindi che si potrebbero appunto arrotolare. Frequentandosi e scambiandosi potrebbero avere creare una sorta di affinità e di compatibilità. Ehm, perché effettivamente c'è una certa affinità da un punto di vista eterico. Però allo stesso tempo è una cosa su cui bisogna un po' lavorare, ok? Incrociare un po' le vite. E potrebbe essere stimolante per lui perché richiederebbe che lui parli. Ci Mm. dovrebbe essere molto dialogo, molto scambio, molto racconto l'uno dell'altra, sì. Anche se Ok, sinceramente forse lei è impegnata, eh. allora, Vale vuole il codice fiscale, il colore degli occhi,
non funziona così. Hai una fiamma che è nella tua stessa regione, dopodiché uno la cerca, la trova, se la cava da solo. Non funziona così perché semplicemente rischiate di mandare tutto alle ortiche. È un percorso personale, è una grande sfida, non ci sono scorciatoie, nemmeno l'ipnosi o la visione di una medium come Monica. Non ci sono scorciatoie, bisogna sbatterci la faccia. È un grande vantaggio. Da quello che ho capito, ci hai lavorato in questa città, quindi adesso non ricordo dove abiti, ma sei vicino. Più di così il piatto proprio è servito. E non funzionano così queste cose, non funziona con la scorciatoia e quindi rubo mazzetto, no? Rubo tutte le fiche sul tavolo, no? Te le devi conquistare le fiche da solo. È sempre e solo così. Questa non è una scommessa o una schedina del Totocalcio, questa è una cosa molto importante. Quindi io direi che la fiamma, ok, è impegnata, questa è già la prima sfida. La fiamma c'è, è una donna, giusto? Sì, un pochino più grande di lui, ma non tanto fattibile. Va bene. Si sono già visti, con la sessione Specchio delle Fiamme, lui e lei? Dico di sì. Sì. Ok. E da quel giorno la relazione di questa donna com'è andata? No, scusami, quella Ah. impegnata non è la fiamma, è quella omonima. Ah, vabbè, ma no, quella non ci interessa più. La fiamma è impegnata? Penso che abbia terminato, cioè che sia un po' ammaccata sentimentalmente, no? Che abbia terminato da poco, abbia un po' di strascichi, cose così. Ok. Si sono visti con lo specchio delle fiamme? Sì, Sì? sì. E lei cosa ha sentito? Credo quello che mi sta facendo sentire adesso. Cioè? Dei brividi profondi soprattutto nella parte superiore, dalla mano, specialmente le dita delle mani, su a correre e a concentrarsi sul petto. E lui Lei me lo cosa ha fa sentito? sentire nella parte sinistra però, E lui cosa ha sentito? qualcosa alla testa, Ok. un po' tipo un giramento, qualcosa così. È possibile che non se lo ricordi? Mm, a me risulta che lui se lo ricorda. Tu te lo ricordi, Vale? Beh, è il 21, dicembre, cioè è passato un po' di tempo. Va bene, la chiamiamo nel cinema la fiamma. Beh, bella. Lei mi si presenta tipo Alice nel Paese delle Meraviglie. Bellissimo. Chi è Alice, lei? Sì. E Vale? Chi è? Bianconiglio. Oddio, mi viene che è il Brucaliffo. Comunque. Il Brucaliffo? Vabbè, ma perché questa Perché magari visione? non lo si direbbe, no? Così apparentemente che è il Brucaliffo. Però proprio sai che il Brucaliffo aveva quel linguaggio un po' complicato, no, da capire, Mhm, quindi mhm. abbastanza contorto, enigmatico, eccetera. Lui il linguaggio no, non ce l'ha così, però eh, in tutti questi suoi intrecci, legamenti e compressioni risulta così. Non so se mi Mm, sono fatta capire. mhm. E poi questo bruco anche mi ricorda, sai, un po' così, questa corda, questa cosa che si può avvolgere su se stessa. Mhm. Va bene, prima del messaggio finale della sessione che sarà relativo al lavoro, e al resto, Vale invitato ad andare nel cluster. Abbiamo visto tutto, l'impianto interferente, quindi andiamo a vedere se ci sono dei contratti nel cluster e cosa vuole farne. Allora, me li fa vedere come dei quadratini del domino, dei pezzettini di legno. Mhm.
e mi ha proprio mostrato, no? Che dando un colpetto al primo, poi mano a mano tutti quanti scendono. Cosa vuole C'è un farne? po' di autocompiacimento davanti a questo spettacolo, perché effettivamente ha fatto una bella opera, no? Con questo domino. Vedo che viene Teniamo proprio in quindi, forma di spirale. si vuole No, tenerli perché nonostante sono belli. questo lo voglio togliere. Ma li toglie con il domino? C'è appoggiato su un prato, me le ha fatte vedere. Tutti questi tasselli di domino appoggiati su un prato e... Ok, aspetta perché c'ha un po' di malincuore. Ok, va bene. Apre il portale definitivo e vedo proprio che crea questa spirale che dapprima è nel cielo di questi tasselli di domino e poi viene completamente aspirato dal portale definitivo. E lui lo chiude con decisione, proprio con un bel colpo. Puff. Ok, mettiamo qua un ad eternum, insegnagli a farlo. E Vediamo. lui se la fa proprio sbocciare nel palmo della mano, no? Proprio a testimonianza di questa sua qualità che ha nelle mani, mi fa proprio vedere come non fa un movimento particolare della mano, mi offre il palmo e mi fa vedere come se riuscisse con la sua intenzione proprio ad irradiare dal centro del palmo della mano a mano si sviluppa l'ad eternum. Bene, lo lasci qui, quando l'ha lasciato. Vediamo che effetto fa. Ok, vedo questo ad eternum l'ha fatto anche abbastanza grande e vedo che inizia proprio a roteare sopra il prato, mm, giallo e bianco. Con dei filamenti luminosi che escono. Benissimo. Avatar. Mm. Allora, sì, poi l'avatar è un po' strano. L'avatar è come se si fosse messo un cappello in testa a forma di coccinella, di ali di coccinella. Mm. Però comunque era già disattivato, lo vedo proprio che sprofonda dentro se stesso, ok? Quindi ha proprio le spalle in alto e le braccia disattivate completamente. Perché è disattivato? È disattivato perché questa è la volontà di Vale. Quindi l'ha disattivato lui. Sì. Ok. Anche qui un ad eternum. Ah, in questo caso pensa che l'ad eternum prima di tutto gliel'ha piazzato sopra il computer. Invece che piazzarlo prima sull'avatar, l'ha piazzato sopra il monitor del computer, che tra l'altro mi si presenta in modo un po' retro, perché sembra un po' Ma in realtà lui anni dovrebbe togliere 80. tutto e poi mettere Sì, un ad eternum. Non mettere sì, un ad eternum sul computer. Quindi deve togliere computer, avatar, tastiera, bla bla bla. E sì, quando lì non c'è più nulla, mette sì. l'ad eternum. Infatti, infatti penso che è come se lui volesse mettere un computer sul proprio ad eternum anche, sulla propria tecnologia che ha in casa in un certo senso. Allora aspetta, che vediamo un attimo. Ok, adesso ha fatto tutto, quindi ha aspirato di nuovo tutta questa stanza, computer, avatar e ha creato un altro ad eternum, sì, da piazzare qui, al posto di tutto questo. Fatto? Sì, Mm. Ma c'è ancora l'avatar? no, non c'è più l'avatar. I contratti ci sono ancora? No, Le entità eteriche, Falcom, Antide, Pantera,
Elohim San Martino e 4DL? No. Entità mentali 2 e 4? Loro non ci sono più, lui deve solo rammentare a se stesso che si tratta di un ricordo, ma loro non ci sono più. Impianti? Sto controllando. No. Abduction? No. C'erano cloni? Ne avevo visto uno, ma irrilevante, proprio in embrione, inattivo. Non c'è più. Progetto Bondage? No. Nuova frequenza? 61 miliardi. Nuova consapevolezza? 152%. PSPE? PS 58%. Vite precedenti? Allora, 1871. Cervello? 9.2. Ok, abbiamo visto tutto. Abbiamo visto la fiamma, abbiamo visto il lavoro, abbiamo visto la città. Messaggio finale, città, fiamma, lavoro della PS e tutto quello che vuole dire a Vale. Sei un ragazzo molto intelligente, puoi fare molto di più di quello che stai facendo. Questa tua attitudine all'informatica può essere anche impiegata in altri modi. La puoi portare con te per andare verso altri stili di vita. Quindi io lo vedo lui che può proseguire questa sua attività, ma in un altro luogo, in modo tale che io lo vedo, adesso per esempio qua mi sta facendo vedere il mare. Anche se non il mare suo, ok? Della sua zona, ma lo sta facendo vedere, io penso che sia fuori dall'Italia il mare che mi sta facendo vedere. Mi fa vedere come di fatto può comunque continuare a fare il suo lavoro, la sua tipologia di lavoro, da un'altra parte, però in maniera, tra virgolette, più contenuta, più autonoma, più freelance, in modo da avere più spazio durante la sua giornata per dedicarsi maggiormente ad altre attitudini che lui ha e soprattutto di riprendere, o meglio ancora, prendere più contatto con il suo corpo. Mi fa vedere, per esempio, lui con i piedi nudi dentro la sabbia, che si rende conto, ok, del contatto dei suoi piedi con la sabbia e con il mare. E poi via via il resto del corpo. Lui ha bisogno di riprendere contatto con la propria fisicità, rendendosi conto di quanto sia importante il corpo. Perché è sì importante la mente, è sì importante l'intelligenza, sono sì importanti le facoltà paranormali, ma è tanto importante anche il corpo, anche il piacere del corpo a tutti i livelli. Lasciati andare. Un messaggio circa le sue capacità medianiche da sviluppare, quindi anche la percezione del cervello? Vuole che parta da queste cose fisiche, perché sbloccando il corpo è come se andasse ulteriormente ad incentivare altre facoltà che apparentemente sono meno corporee e vuole proprio che parta dal corpo. Mi fa vedere lui che
prende contatto con le proprie mani, con le mani di altre persone, appoggia le mani tipo sulla fronte di qualcuno, sulle spalle di qualcuno e anche su di sé. È molto importante che lo faccia anche su di sé. Ok, la fiamma cosa fa nel cinema? La fiamma vedo che gli ha fatto arrivare tipo delle colombe e dice cercami. Va bene. Tu lei e lui come lo vedi? Adesso sta ridendo. Sta ridendo e mi piace questa risata perché è una risata da ragazzo, come è giusto che sia, visto la sua età. Va bene.